Ciao a tutti, perché non ti senti sufficientemente bene con te stesso, con te stessa? Allora, quando succede questo, quando non ci sentiamo in armonia, non ci sentiamo a nostro agio con noi stessi, sentiamo una sorta di sensazione di angoscia, un mal di vivere, insomma, questo capita perché dentro di noi ci sono delle parti, delle istanze che sono in contrasto una con l'altra, cioè non siamo sintonici, ma siamo distonici. Essere sintonici vuol dire che esiste un'alleanza molto forte tra la nostra sfera logico-razionale e la nostra sfera emotiva, la nostra sfera emozionale. Quando c'è questa dissonanza, noi entriamo in una crisi perché c'è una guerra interna. E questa crisi da cosa nasce? Nasce dal fatto che, essendoci dissonanza tra sfera logica e sfera emozionale, non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi fondamentalmente perché non abbiamo le energie per farlo, perché le energie per raggiungere gli obiettivi li dà la sfera emozionale. E quindi noi entriamo in uno stato di frustrazione, cioè vengono frustrate le nostre aspettative, vengono frustrate le nostre esigenze. E allora noi entriamo in una crisi che potremmo definire una crisi esistenziale. E questa crisi, una crisi di identità anche addirittura, questa crisi di identità porta al non sentirsi adeguati come uomini o come donne quando le frustrazioni avvengono a livello comportamentale nella vita quotidiana e non hanno un'origine più profonda, perché se hanno un'origine più profonda dovuta a una profezia genitoriale nefasta, un genitore che ti diceva tu sei incapace, tu non vali niente e tu dimostri la tua incapacità fallendo i tuoi obiettivi, allora in quel caso lì la crisi è più profonda, è sempre una crisi di identità, ma proprio nella propria identità di maschio o di femmina, cioè non ci si sente adeguati come maschi o come femmine. E quindi si percepisce questa sensazione di angoscia. Per sentirsi in armonia nuovamente dobbiamo creare un'alleanza tra la sfera logica e la sfera emotiva. La sfera logica è la sfera adulta, la sfera emotiva è la sfera bambina, quindi è la nostra parte adulta che deve entrare in armonia, in sintonia con la parte bambina, farsela amica. E per fare questo deve somministrare delle emozioni. Quindi noi dobbiamo imparare, se vogliamo risolvere questi problemi, ad avere uno stile di vita che sia emotivamente appagante. Non ci sono altre possibilità. Se non abbiamo uno stile di vita emotivamente appagante, ogni giorno fare delle azioni, delle piccole azioni che ci possono portare delle emozioni. Fare dei piccoli gesti che ci diano un po' di imbarazzo, un po' di emotività. In questo modo si ricreerà quell'armonia per cui la parte emotiva non avrà più l'esigenza di farci provare angoscia per nutrirsi dell'angoscia, non avrà più l'esigenza di farci provare ansia per nutrirsi dell'ansia, ma ci darà una sensazione di benessere, ci darà una sensazione di armonia interiore e ci sentiremo bene con noi stessi. Queste emozioni dobbiamo imparare a somministrarcele quotidianamente. Possiamo verificare semplicemente chiedendo con gli occhi chiusi, in piedi, alla nostra parte emotiva
una volta che ci siamo sensibilizzati, cara parte emotiva, ti ho dato sufficienti emozioni oggi? Se sì, dammi una spinta in avanti, e se tu noterai una spinta in avanti vuol dire che la parte emotiva è soddisfatta. Se viceversa noterai una spinta indietro vuol dire che devi ancora fare altro per dare le giuste emozioni. Ecco, creare questa alleanza è basilare, fondamentale. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti a questo canale e al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.